Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, nuovo video, Kvaratskhelia agli europei con la sua Georgia, qualificazione storica appunto per la squadra del nostro Kvara, ha vinto contro la Grecia ai calci di rigore. Io ho rivisto la partita ma non in diretta, l'ho rivista ieri sera sul tardi perché volevo capire un attimo anche le dinamiche. Kvaratskhelia è uscito infortunato, vediamo come sta, eccetera, eccetera. Quindi mi sono rivisto tutto il match, arrivando poi fino all'abbandono del campo di Kvara. Comunque sembra una situazione sotto controllo dal punto di vista muscolare e di infortuni. Ne parliamo, arriviamo anche a come sta Osimhen in vista dell'Atalanta e concludiamo la situazione con Juan Jesus Acerbi, situazione che io lunedì, il giorno dopo Inter-Napoli, scusate, avevo già detto la mia in privato anche ad Armando, senza video e senza prove inconfutabili non se ne sarebbe fatto niente e noi ci siamo riempiti la bocca, ovviamente, no, ma ci sono i precedenti, il Pisa, eccetera, eccetera, non c'è bisogno di una prova madre per la squalifica. Io rimasi comunque della mia opinione perché sapendo come opera, diciamo, la giustizia italiana per tempistiche e per modi, me lo aspettavo, quindi non c'è niente di strano e non sono sorpreso nella maniera più assoluta. Ovviamente nei primi minuti dopo la sentenza ci rimane un attimo, dici porca miseria, è veramente successo, però poi metabolizzi al volo perché già te lo aspettavi. Detto questo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta carico un nuovo video. Partiamo con la partita un attimo, Grecia, Georgia, Grecia, perché è stata una partita, io l'ho rivista appunto come ho detto perché volevo monitorare la situazione qua. Non è stata una partita bellissima da vedere, devo dire la verità. XG molto bassi, pericolosità delle due squadre comunque bassa, bassa, bassa. Ovviamente parliamo di due squadre che a livello tecnico non sono il Brasile e l'Argentina, però alla partita se la sono giocata a viso aperto, un pari che ci sta, o meglio, arrivare ai rigori in questa partita eh, era telefonato ed è stata una cosa giusta per quello che poi si è visto in campo, anche se la Grecia forse un tantino migliore sul possesso palla, sulla precisione di passaggi, la Georgia arriva verso la porta in maniera diversa dalla Grecia e da altre squadre, perché ovviamente il livello tecnico non è altissimo, cerchi di superare la linea mediana, con un lancio al limite servi gli attaccanti o la punta, perché comunque sono pochi, Kvaratskhelia gioca a ridosso comunque per vie centrali più che fare l'esterno. Una cosa che ho notato ieri, e poi passiamo un attimo alle condizioni del nostro Kvara, è che anche ovviamente la partita di ieri aveva tantissimo in palio perché la posta era altissima, però non voglio dire che c'è una caccia all'uomo ogni volta che Kvaratskhelia prende il pallone, però durante tutto il match non si sono risparmiati in falli molto ma molto duri. Ovviamente quando tu stai, diciamo, approcciando il calcio che conta e diventando poi un calciatore che a livello tecnico può dire la sua e potrà dire la sua tra diciamo i calciatori di alto livello, quando tocchi il pallone vieni comunque aggredito o palla o piede come si dice e vieni buttato a terra perché comunque poi io ti salto, io sono più forte di te tecnicamente, poi più il livello diciamo è, non voglio dire basso perché forse sono troppo cattivo, sono comunque selezioni nazionali, però quando il livello è un tantino mediocre, il livello tecnico dei calciatori, i falli, quelli brutti e quelli duri, sono sempre più frequenti. Poi vuoi che Kvaratskhelia palla al piede ti può mettere in difficoltà, ecco che lo falci, lo butti a terra, comunque falli molto duri, sarà anche per questo che è uscito comunque dal campo mezzo claudicante, dicono che si toccava l'inguine, forse ha sentito tirare. Nei video del post partita comunque c'erano festeggiamenti, non abbiamo letto niente di strano e di possibilmente grave in vista della partita contro l'Atalanta, cosa che dobbiamo appunto analizzare e lo faremo da venerdì. Andremo a vedere infortunati in casa loro come ci arriviamo noi. Osimhen però sta migliorando, personalizzato in campo e scheda personalizzata, l'abbiamo già detto ieri,
per quanto riguarda il nigeriano, che sta recuperando ancora la condizione post Coppa d'Africa, quindi dovrebbero essere tutte e due del match, Quara e Osimhen. Poi vedremo da qui a sabato se dovesse saltare qualcuno, auguriamoci di no, e facciamo gli applausi appunto alla Georgia per la qualificazione agli europei, girone che poi non è nemmeno tanto proibitivo, perché se non erro la Georgia ha Turchia, Repubblica Ceca e qualcun altro che adesso mi sfugge. Comunque non è che non te lo puoi giocare, così come sarebbe stato capitare in un girone come quello dell'Italia con Spagna, Repubblica Ceca e Albania. Le possibilità di passaggio del turno sono poche, anche perché passano le prime e le seconde e le quattro migliori terze, quindi potrebbe anche continuare post gironi l'europeo di Quara, ma poi ci arriveremo ad europeo iniziato e a risultati ottenuti. La situazione Juan Jesus e Acerbi. Me lo aspettavo, sì, me lo aspettavo, perché già lunedì scorso sapevo che senza prove televisive e senza labiali da poter leggere non si sarebbe fatto niente. Poi c'è un'altra cosa a livello temporale, siamo con l'europeo alle porte, Acerbi, vuoi o non vuoi, è una pedina importante dell'Italia di Spalletti per quanto riguarda la fase difensiva, la difesa, anche perché non è che quest'anno nell'Italia militano Cannavaro, Nesta in panchina di Materazzi, Barzagli e difensori che comunque puoi tranquillamente schierare. La perdita di Acerbi sarebbe stata diciamo un fatto importante per quanto riguarda la nazionale. Con questo non voglio dire che è stato solo perché serviva all'europeo, ma molto probabilmente la scelta di non condannare o non dare giornate di squalifica ad Acerbi è stata ponderata anche in base a questa situazione, senza che mi nascondo dietro a un dito. Ma questo è il mio punto di vista, poi mi potete far sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti. Il fatto è successo, ma ci sono le prove sono insufficienti, ecco perché è stato scagionato, anche perché poi con delle prove insufficienti la sanzione che avresti dovuto avere avrebbe determinato nella maniera più assoluta la carriera del calciatore. Quindi il giudice, a quanto si legge, poiché le prove non ci sono evidenti, ma è la parola di Acerbi contro quella di Juan Jesus, perché a quanto dicono non li ha sentiti praticamente nessuno, il giudice ha optato per il proscioglimento del caso senza condannare nessuno, e abbiamo visto la moglie di Acerbi che con tanta educazione subito dopo si è sfogata sui social. A me lo sfogo non dispiace, ovviamente in famiglia tra Acerbi e la moglie hanno vissuto pure una situazione scomoda, perché è una situazione scomoda da vivere, però Acerbi ha chiesto scusa. Chiedendo scusa nel post partita hai ammesso comunque di aver commesso il fatto. La legge ha detto sì, il fatto è stato commesso, ma non ci sono le prove sufficienti per poterti condannare, quindi non non usciamo fuori dal cilindro e ci sconvolgiamo nel caso poi Acerbi sporge denuncia per diffamazione, perché poi è sempre la parola di Acerbi contro Juan Jesus, quindi è una cosa che giuridicamente potrebbe andare anche avanti. Credo di no, perché comunque la sentenza non porta nemmeno ad un possibile ricorso, in quanto è stato accertato che comunque qualcosa è successo, solo che le prove sono poche o non ci sono e non possono fare niente. I precedenti li abbiamo dimenticati, i precedenti non esistono quando si deve giudicare a livello temporale un calciatore che tra nazionale e comunque è fine carriera, vuoi o non vuoi, perché comunque Acerbi è avanti con l'età, al di là che io stimi le prestazioni del calciatore in sé, perché a livello difensivo nell'Inter negli ultimi 2 anni, ma non solo, in carriera in generale comunque ha sempre avuto un rendimento costante, un buon rendimento, ecco. Acerbi, dobbiamo secondo me tornare nelle scuole con l'educazione civica, ma non un'ora a settimana, 3, 4, 5 ore a settimana, perché si sta perdendo veramente il senso
delle cose e il senso del giudizio, a partire dai piani alti che possa essere un giudice fino ad arrivare ad un bambino. Quindi ricominciamo assolutamente dalle scuole, perché si è persa questa cosa dell'educazione civica, e va ad influire nell'educazione poi delle persone che crescono, perché molto probabilmente più miglioriamo l'educazione dei nostri figli e di chi si affaccia a questo mondo e si affaccerà a questo mondo, e più non ci ritroveremo in situazioni del genere, e chi ne non avrà, diciamo, scartoffie da controllare, dove poi devi cercare una via e sviare la situazione, perché di questo dobbiamo parlare. La situazione è stata sviata, un classico made in Italy, e per chi vive all'estero come me è l'ennesima sconfitta nel dover uscire fuori e andare al limite a discorrere con amici olandesi o di qualsiasi altro paese e parli di calcio, ti verranno comunque diciamo a controbattere con quella distanza necessaria, perché comunque stai parlando di un campionato dove doping, plusvalenze, corruzione e chi più ne ha più ne metta, e appunto sentenze che non ci sono contro il razzismo. Ovviamente sei un personaggio di un campionato inferiore gestito, passatemi la frase, a cazzo di cane, perché così viene gestita l'Italia dal punto di vista giuridico, e il calcio è la stessa cosa. Quindi avevamo l'occasione, paese Italia, per recuperare punti, stima e appeal verso il resto d'Europa, per vendere il tuo prodotto, per migliorare, diciamo, agli occhi dell'Europa questo campionato, e invece di acquistarli ne hai persi altrettanti con una cosa del genere. Apro e chiudo la parentesi. Per me è inutile per quanto riguarda, ho letto il comunicato del Napoli, un ottimo comunicato. Il Napoli andrà avanti ovviamente da solo per l'estate, che ha sempre percorso e conosciuto ovviamente come società per quanto riguarda la situazione razzismo. Però non sono assolutamente d'accordo nel doversi lavare le mani in determinate situazioni, anzi gestite veramente male, perché per me, anzi non per me, in un paese dove gran parte delle cose funzionano, perché io non sto dicendo che fuori dall'Italia tutti gli altri paesi Nord Europa, in America eccetera funzionano al 100%, però gran parte delle cose va avanti con un senso logico e con delle leggi ben scritte. In Italia invece è tutto capovolto sottosopra e regolamentato in maniera insufficiente. Anche negli altri paesi c'è corruzione, ci sono interessi, ci sono governi che comunque tirano da una parte e non dall'altra, da tutte le parti. Però il minimo sindacale per diciamo poter camminare a testa alta ed avere un paese che funziona lo si fa dalle altre parti. Invece in Italia non gliene frega praticamente una mazza, a quanto vedo, di migliorare personalmente e a livello espositivo nei confronti dell'Europa. Cosa si doveva fare? Chi ne è per me, chi ne è poi, chi per lui, chi sceglie, con chi si confronta, eccetera. Comunque, la giustizia sportiva italiana cosa avrebbe dovuto fare? Domenica sono accaduti i fatti, domenica scorsa. Inter-Napoli, perfetto. Finisce la partita perché poi l'arbitro non l'ha voluta, cioè Juan Jesus ha detto no, continuiamo, l'arbitro voleva sospendere, eccetera. Lunedì mattina io vi do la notte per tranquillizzarvi, avete giocato, eccetera, eccetera. Lunedì mattina tutte e due a deporre. Juan Jesus e Acerbi, con gli avvocati, senza gli avvocati, portate chi volete. Non doveva passare né una settimana e né tantomeno 48 ore. Anzi, in 48 ore potevi tranquillamente scrivere la stessa sentenza che hai scritto 10 giorni dopo, perché le prove non le avevi, lo sapevi che non le avresti mai avute, perché non ci vuole tanto a controllare un circuito di telecamere. Se tu hai poi l'immagine la usi, e se non ce l'hai il file video, scusate,
sai perfettamente che le prove non ci sono, quindi non hai le prove, diritto alla mano, sentenza forse troppo netta in base ad una situazione dove le prove non ce l'hai, 1 più 1, scriva la sentenza e basta. Dopo 48 ore si sarebbe chiuso tutto il cerchio, non ci sarebbero state nemmeno le dichiarazioni di Acerbi, poi beccato fuori alla stazione dopo aver lasciato il ritiro della nazionale, e tante cose non sarebbero successe. Con questo non voglio dire che sono d'accordo con la sentenza, però fatti del genere più li fai andare avanti e più diciamo lasci tempo alla stampa e agli stessi addetti ai lavori di poter controbattere, e più ne esci male e con le ossa rotte. Così è stata appunto la situazione italiana, made in Italy. Io sto e starò tutta la vita con Juan Jesus. Acerbi ha commesso il fatto. Dopo questa cosa resta un umniel. Ecco, a Napoli si dice sinumniel, ovvero un personaggio che di poca considerazione, ecco. O meglio, che io considero poco, ecco chi sono gli umniel. Diciamo un qua, chiamatelo come volete. Questa è l'Italia e ce la teniamo, perché io, pur vivendo all'estero, e concludo, resto un cittadino appunto della penisola italica, figlio di Partenope, dove non credete che all'estero chi ha emigrato molti anni fa si trovi bene o debba comunque non debba combattere con la nostalgia del paese natale, perché più vanno avanti e più uno si fa adulto e diventa grande, e più vengono, sai, quelle nostalgie, ma però sono tanti anni che sono fuori, al di là poi di come è gestito il paese, perché restano comunque, le radici restano a Napoli e rimarranno sempre attaccate appunto in quella bellissima città che ci ha dato i Natali, grazie anche a Partenope e tutta la nostra storia. Detto questo, ragazzi, non voglio dilungarmi, mi auguro che avete visto tutto il video. Chi è arrivato fino alla fine, un applauso, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, ciao!